Allora, buon pomeriggio. Io direi che i 10 minuti dall'orario di inizio sono passati, stanno continuando a entrare altri partecipanti, però ormai siamo già una trentina, direi di iniziare e man mano i successivi verranno ammessi. Oggi inizia un ciclo di 11 eventi del progetto Bidiversity, un progetto Italia-Slovenia. Scusate un attimo. C'è qualcosa che non va con la condivisione. Ecco qui. Ok, oggi inizia il primo evento degli 11 eventi del progetto Bidiversity, un progetto Italia-Slovenia che mira a migliorare la biodiversità tramite la gestione degli ecosistemi e il monitoraggio delle api. Questo ciclo di eventi è promosso dal Polo Tecnologico Alto Adriatico e dall'Università di Udine, Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. Questi 11 eventi fanno parte di un ciclo formativo e la tematica di oggi è relativa a una presentazione del progetto, quindi obiettivi, azioni, ricadute sul territorio, e successivamente abbiamo il tema di oggi che è che vedremo successivamente ad opera del relatore dell'Università di Udine. Il progetto è un progetto standard e intende realizzare un sistema trasfrontaliero innovativo per migliorare e monitorare la biodiversità negli habitat dei territori cofinanziati, quindi Friuli Venezia Giulia, Veneto, Slovenia orientale e Slovenia centrale, che permetta la gestione sostenibile e integrata degli ecosistemi. Questo sistema trasfrontaliero verrà strutturato in protocolli e in un modello congiunto trasferibile ad altri paesi dell'Europa. Il progetto integra per la prima volta il monitoraggio dello stato di salute delle aree attraverso impollinatori a un processo di raccolta, semina e diffusione di piante erbacee autoctone. Bidiversity viene a realizzare un sistema trasfrontaliero innovativo per migliorare e monitorare la biodiversità. Il lavoro è svolto in aree Natura 2000 con la diretta collaborazione dei proprietari dei terreni e delle imprese di gestione e degli stakeholder, quindi agricoltori, apicoltori, tecnici, eccetera. E verrà realizzata una app mediante la quale il progetto comunicherà con modalità differenti informazioni tecniche agli addetti ai lavori e informazioni generali per sensibilizzare la popolazione. Inoltre il progetto prevede azioni di formazione e sensibilizzazione alle imprese, agli stakeholder e ai tecnici in modo da diffondere e formare all'utilizzo dell'applicazione e ai protocolli realizzati. Tramite questi protocolli e piani d'azione per la gestione sostenibile della biodiversità nei prati stabili tramite le procedure per la raccolta e le diffusioni delle semenze di piante erbacee spontanee e autoctone e la raccolta di buone pratiche di conservazione e valorizzazione della biodiversità, si tenterà di raggiungere lo sviluppo di un modello per una gestione integrata degli ecosistemi tale da consentire agli apicoltori, agli agricoltori e alle parti interessate di sviluppare metodi sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico. Questo sistema trasfrontaliero sarà realizzato in 10 casi studio per un complessivo di 8.000 ettari di area pilota diffusi tra Italia e Slovenia. Il progetto viene quindi a promuovere un sistema innovativo di connessione di arnie tramite un software ICT per promuovere un monitoraggio costante della qualità ambientale e della biodiversità tramite le api
che rivestono un ruolo fondamentale nella conservazione della flora spontanea. Verrà anche sviluppata una app per la raccolta, gestione e aggregazione dei dati con un processo di raccolta semina e diffusione di piante erbacee autoctone e in sostanza il progetto favorirà il ripristino della biodiversità vegetale locale e la sua corretta gestione, assicurando una migliore tutela dei servizi ecosistemici localizzati in aree con valenze naturalistico-ambientali. Questo è il primo evento di un ciclo di 11 eventi. Io adesso darei la parola al relatore dell'Università di Udine che ci spiegherà l'articolazione di questo calendario di iniziative e poi si concentrerà sull'intervento odierno spiegandoci il punto di vista del progetto. Do la parola al professor Stefano Bovolenta. Sì, grazie. Io dunque, tu hai tolto la presentazione, devo inserire la mia? Io posso condividere quella presentazione, ma penso che tu vada meglio a sì, allora condivido direttamente dal tuo computer. Condivido lo schermo. Adesso spero che possiate vedere. Consiglio di premere visualizza e poi il tasto a pagina intera, così scompare la barra laterale con tutte le slide. Sì. Perfetto. Perfetto. Però, eccomi qua, scusatemi. Va bene, questa modalità, scusatemi, ma di solito uso un altro strumento e evidentemente non riesco più. Rimuovi, scegli, disattiva. Va bene, niente, come intanto un saluto a tutti gli intervenuti, come anticipato il dottor Santaliana, il polo tecnologico di Pordenone e il dipartimento dove lavoro, quello di scienze agroambientali, agroalimentari, ambientali, animali, sono coinvolte a diverso titolo in questo progetto e hanno programmato questa decina di incontri con l'obiettivo un po' generale di affrontare il tema dei rapporti non sempre facili tra attività agricole e agricolo-zootecniche e una gestione conservativa in contesti di alto valore naturalistico, legati quindi al mantenimento e al ripristino della biodiversità, quali sono le aree Natura 2000. Come già riferito, nell'ambito del progetto si è voluto in realtà studiare il rapporto tra biodiversità vegetale e comportamento delle api domestiche gestite all'interno di queste aree. C'è da dire che in realtà le competenze del gruppo di lavoro dell'Università di Udine, del mio gruppo di lavoro, sono agrozootecniche, quindi diciamo nell'ambito del progetto ci siamo ritagliati un argomento particolare che è quello degli effetti della gestione dei prati permanenti, in questo caso magredili, vedremo poi, oltre che quelli oltre che della landa carsica. Questi progetti, come tanti in questi anni, evidentemente tentano di dare delle risposte alla necessità di utilizzare il sistema agricolo zootecnico, certamente per fornire gli alimenti all'uomo e agli animali, quindi diciamo alimenti e fibre in quantità e qualità adeguate, ma anche per rispondere ad obiettivi di gestione sostenibile del territorio, garantendo fondamentali servizi, quello che poi vedremo, definiremo servizi ecosistemici, di cui beneficiamo tutti e
e quindi diciamo c'è questo argomento interessante ed importante dell'individuazione, della misura ed eventualmente di pagamento di questi servizi a chi è in grado di erogarli. Anticipo che questi incontri sono rivolti a diversi portatori di interesse. Noi abbiamo invitato anche una parte del mondo della formazione, quindi abbiamo invitato tra gli altri i consorzi degli apicoltori provinciali. Ringrazio in particolare il consorzio di Pordenone che ci ha supportato, anche quello di Gorizia che ci ha supportato nelle prove in campo, e in particolare i 2 apicoltori esperti che ci hanno garantito il monitoraggio e il campionamento. Poi vedremo nel dettaglio dei pollini, il dottor Marco De Colle per l'area Natura 2000 Greto del Tagliamento e il signor Silvano Ferfoglio per l'area 2000 Carso Goriziano Triestino. Abbiamo poi invitato la rete di impresa della Landa Carsica. Vedremo poi che la rete Natura 2000 spinge ad una gestione che coinvolge anche il settore agrozootecnico e quindi diciamo spinge un po' chi gestisce queste aree a superare l'aspetto, diciamo così, protezionistico e conservazionistico per affacciarsi un po' ad un nuovo modo di ragionare che è quello della gestione. Per cui è importantissimo relazionarsi con chi dentro queste aree, diciamo così, ha la capacità di fare impresa. E nella Landa Carsica la rete di impresa è piuttosto importante. Poi abbiamo invitato l'associazione degli agricoltori, degli allevatori, gli ordini professionali, in particolare quella dei dottori agronomi e forestali che recentemente ha cambiato il direttivo, e anche dei biologi che spero insomma possano ottenere per i loro aderenti dei crediti formativi professionali. Poi abbiamo invitato l'ERSA, anche la direzione centrale delle risorse agroalimentari, forestali e ittiche. Vedremo poi che c'è un intervento programmato, gli istituti tecnici agrari di Spilimbergo e Cividale. Poi abbiamo mandato un invito anche agli studenti nostri dei corsi triennali e magistrali. Prima però di presentare i relatori che mi hanno fatto pervenire diciamo un riassunto dei loro quasi tutti, insomma un riassunto dei loro interventi, vorrei passare la parola al dottor Pasut, dottor Davide Pasut, che è qui nella doppia veste, diciamo così, di collaboratore al progetto, ma anche di componente del neoeletto Consiglio dell'Ordine degli Agronomi e Forestali, che mi aveva chiesto di dire 2 parole. Prego Davide. Grazie, buongiorno a tutti. Io do solo 2 comunicazioni di servizio, oltre che un saluto da parte mia e del Consiglio dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali del Friuli Venezia Giulia, che spiego che abbiamo accolto volentieri questa occasione formativa proprio per la sua trasversalità e quindi dà la possibilità di ascoltare da aspetti floristici a quelli entomologici, a quelli applicativi di che cosa vuol dire trattare questo argomento anche nella rete Natura 2000. I seminari sono distinti, quindi permettono agli iscritti il riconoscimento dei crediti formativi 1 per 1, con le note frazioni. Nel nostro caso un credito formativo sono 8 ore, quindi di conseguenza 1 ora e mezza è 0,187 crediti. Quindi è necessario iscriversi in ogni caso a ogni evento e quindi a maggior ragione a quelli che preferite. Per una questione di segreteria vi chiediamo, come già molti hanno fatto nella chat, di indicare la vostra presenza e l'ordine di appartenenza, in modo tale che noi poi possiamo comunicare alle rispettive segreterie la vostra presenza e quindi il riconoscimento. Questa è proprio la parte formale. Vi ringrazio e vi saluto. Ecco, grazie Davide, riprendo la parola per esporvi un po', come dicevo, i contenuti dei prossimi interventi, dando magari maggiore spazio ai primi 3-4, riservandomi poi, visto che il tempo è limitato, di fornire ulteriori approfondimenti ai prossimi incontri. Vorrei lasciare anche alla fine di questo incontro un minimo di tempo per dare la parola agli intervenuti che avessero
la necessità di fare domande o richiedere approfondimenti. Ecco, direi questa qui è la lista dei 10 successivi interventi. Direi che passo direttamente al primo intervento previsto, che sarà il prossimo martedì, che ha come titolo La rete Natura 2000 nella regione Friuli Venezia Giulia, principi generali, distribuzione territoriale, misure di conservazione e piani di gestione. Il relatore sarà il dottor Zanchetta, che oggi si scusa, non è presente perché ha un altro impegno, che si occupa in particolare della tutela degli ambienti naturali e delle aree protette regionali presso il servizio biodiversità della Direzione Regionale dell'Agricoltura. 2 parole sul servizio biodiversità, che mi sembra, diciamo così, un riferimento importante per i nostri temi, perché oltre ad occuparsi, diciamo, della rete Natura 2000, che è oggetto della presentazione, e in particolare delle misure di conservazione, dei piani di gestione, anche dei report previsti dalle direttive Habitat e Uccelli, che sono il quadro normativo che sottende alla rete Natura 2000, si occupa poi anche dell'attuazione della strategia nazionale della biodiversità, promuove e cura il recupero, il miglioramento e l'acquisizione di aree di particolare interesse naturalistico, svolge sicuramente attività di coordinamento in materia di parchi, riserve, biotopi, aree naturali, cura 2 banche dati importanti che sono quelle dei prati stabili. In regione c'è una legge molto importante che li tutela, e anche l'aggiornamento della banca dati sulla biodiversità. Ancora cura e attua la realizzazione di progetti e programmi di finanziamento legati alla tutela delle aree protette. Devo segnalare, perché ho votato anch'io, e quindi che E Stefano, devi riattivare l'audio. Dove siete arrivati? Abbiamo perso 1 minuto. Ecco, dicevo, stavo elencando un po' stavo cercando di descrivere un po' di che cosa si occupa il servizio biodiversità. Non so dove siete arrivati, ma dicevo che cura 2 importanti banche dati, che è quella dei prati stabili e delle banche dati sulla biodiversità, attua poi e realizza progetti, e stavo dicendo che un progetto proprio gestito e coordinato dal servizio biodiversità, che è il Life Magredi Grassland, si è classificato secondo al premio europeo Natura 2000, che è dedicato proprio ai migliori esempi di gestione dei siti Natura 2000 in Europa. Per ultimo, ma non per ultimo, promuove anche l'attività della Fondazione Dolomiti UNESCO, che da qualche anno è molto attiva nell'area delle Dolomiti. Il dottor Zanchetta mi ha mandato qualche elemento e quindi vi do conto di qual è il contenuto della presentazione, che riguarda quindi le aree Natura 2000. Noi sappiamo, è noto a tutti, che la rete delle aree Natura 2000 è la più grande rete mondiale di aree per la tutela della biodiversità e coinvolge 27.000 siti nell'Unione Europea e circa 70 nella nostra regione, quindi molti siti Natura 2000. La rete attua una specifica strategia di gestione unitaria, seguendo le direttive, come dicevamo prima, delle cosiddette direttive Habitat e Uccelli. Ci sarebbe molto da dire, ma premetto solo che gli elementi innovativi di queste 2 direttive sono: la prima, che riguarda il metodo di individuazione delle aree, che non parte quindi da un territorio che si presume interessante o ha caratteristiche particolari di naturalità, ma parte da elenchi di habitat e specie rare da conservare e gestire.
Ok, quindi i siti rimangono sostanzialmente delle sorte di isole in territori con usi del suolo diversificati, dove viene perseguito però prioritariamente l'obiettivo che è quello del mantenimento di habitat e specie, con procedure di gestione di tutela che sono standardizzate a livello europeo. Quindi questo mi sembra un primo punto importante. L'altro punto importante, innovativo, è il fatto che con Natura 2000, e questo a me preme molto e forse dà anche il senso della mia presenza in un progetto che è insomma apparentemente lontano da quello che mi occupo, perché viene valorizzata l'attività antropica all'interno di queste aree. Quindi diciamo la gestione da parte dell'uomo dei prati e quindi della produzione del fieno per gli animali, dei pascoli, quindi l'utilizzo diretto dell'erba da parte degli animali domestici, delle torbiere, delle valli da pesca, eccetera. Di fatto il tentativo che mi piace sottolineare è quello di passare da un approccio, adesso il dottor Zanchetta mi bacchetterebbe, ma dico meramente conservativo, anche se conservare non è poco, ad uno più gestionale, e questo, ripeto, a me sta molto a cuore e probabilmente consentirà al sistema agrozootecnico di collaborare, di perseguire obiettivi a fianco, diciamo così, delle istituzioni che si occupano di ambiente e di biodiversità. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, vedremo che il dottor Zanchetta ci dirà che Natura 2000 interessa ben il 20% del territorio regionale. Non è molto chiaro a tutti, molta montagna, esempi Dolomiti Friulane, Prealpi Giulia, Alpi Carniche, ma anche vaste parti di pianura, ad esempio i Magredi di Pordenone o le risorgive dello Stella, aree lagunari e costiere come la laguna di Grado e Marano, nonché ambienti carsici dove noi abbiamo anche lavorato e lavoriamo da anni, come il Carso Triestino e Goriziano. Infine il dottor Zanchetta ci parlerà anche di zone di protezione speciale in base alla direttiva Uccelli e di zone speciali di conservazione all'interno delle aree Natura 2000. Capiremo quindi che tutti questi siti sono dotati di regole, di misure, di piani, ovvero di un insieme di regole da rispettare e delle modalità gestionali da attuare che in parte sono in capo all'ente pubblico, quindi all'Ufficio Biodiversità della Regione, ma in capo anche ai privati che con incentivi, indennizzi, a me invece piace pensare a pagamenti agroambientali, diciamo, insieme all'ente pubblico concorrono a raggiungere gli obiettivi che ci si pone. Il secondo vediamo se ci arrivo, ecco qui, il secondo intervento previsto ai primi di febbraio è un intervento che ha come titolo Sistemi agrozootecnici inseriti in contesti di alto valore naturalistico e biodiversità. Sembra che ci sia un po' una sovrapposizione, di fatto c'è con la rete Natura 2000. L'intervento lo farò io, di solito dico due parole sul relatore, le dico anche su me stesso. Io insegno materie zootecniche nei corsi di laurea magistrale offerti dal Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, quindi in area agraria dell'università. Attualmente insegno allevamenti biologici e low input, allevamento dei ruminanti e alpicoltura. E quindi, diciamo, in una, ahimè, lunga carriera mi sono occupato di sistemi estensivi di fatto, di conservazione della biodiversità in campo zootecnico, quindi di agrobiodiversità, ma anche di valore dei foraggi e dei pascoli, di allevamento dei ruminanti appunto col metodo biologico, di benessere. Negli ultimi anni mi occupo con colleghi, tra i quali il dottor Corazzin, che parlerà dopo, di sostenibilità ambientale dei sistemi agrozootecnici. Detto questo, l'intervento tratterà principalmente appunto di questi sistemi agrozootecnici che sono inseriti di fatto in contesti dove la priorità non è la produzione, non è l'obiettivo produttivo, quindi la produzione di carne, latte, uova, lana o altro, ma è altrettanto, almeno, scusatemi, altrettanto importante il mantenimento o il ripristino, di caso in caso, della biodiversità. Questo
questi territori di alto valore naturalistico sono conosciuti da chi se ne occupa con un termine inglese che è High Nature Value Farmland. Già dal 2000 il concetto di High Nature Value Farmland è stato discusso e sviluppato su scala europea, più convintamente negli ultimi 10-15 anni. Originariamente è stato proposto come un indicatore di riferimento per l'impatto delle pratiche agrozootecniche sulla biodiversità declinate in vario modo. La biodiversità paesaggistica, agrobiodiversità, biodiversità vegetale, fino ad arrivare anche a forme, insomma, di biodiversità entomologica e così via. Devo dire che ultimamente questo indicatore ha guadagnato importanza perché già dal precedente programma di sviluppo rurale, ma anche con questa programmazione 2014-2020, sappiamo tutti che questa programmazione della politica agricola comunitaria avrebbe dovuto concludersi nel 2020, ma è stata prorogata fino al 2022, quindi fino al 2022, ma lo sarà anche poi con la prossima programmazione 21-27, questo indicatore che comprende aree individuate all'interno del territorio europeo dove l'agricoltura e la zootecnia rappresentano l'uso dominante del territorio e sono di fatto associate con diversità di specie di habitat e con la sovrapposizione con l'area Natura 2000 o presenza di specie oggetto da un lato di misure di conservazione ma anche da progetti nazionali o regionali. Diciamo che questo concetto che è europeo dà però larga flessibilità ai territori, alle regioni, agli stati membri per la sua definizione. Poi sarebbe utilizzato da un lato per valutare in termini quantitativi le risorse, dall'altro proprio come valutazione delle pratiche di gestione agricola in grado di generare o influenzare o mantenere questi valori naturali, in particolare la biodiversità. Non dico molto oltre queste aree, ma lo vedremo quando faremo la presentazione, sono di 3 tipi, solo per far capire che non ci sono solo aree, diciamo, naturali, fra virgolette, ci sono sia aree con alta proporzione di vegetazione naturale e seminaturale, ma ci sono anche aree con un mosaico di agricoltura low input, o diciamo estensiva, basso impatto, diciamo che fa riferimento a prati e pascoli locali, e elementi naturali e strutturali come ad esempio le capezzaglie, le siepi, muri a secco, macchie di bosco. Ho provato a mettere insieme qualche fotografia che vedete in alto a destra, a sinistra sulla presentazione. Poi però, ed è importante, ci sono anche diciamo tipologie di High Nature Value Farmland di tipo 3, cosiddette, che sono aree che supportano specie rare o alte proporzioni di popolazione mondiale di una certa specie di rilevante per l'Unione Europea, con un'agricoltura che non necessariamente è estensiva, biologica, integrata, conservativa, può essere anche di tipo, assolutamente di tipo intensivo, purché, diciamo, compatibile col mantenimento di habitat o di specie interessanti. Ecco, questo è un po' il contenuto della seconda presentazione. Non sarò così dettagliato per tutte e 10, ma ancora un paio di presentazioni mi preme di descriverle bene, in particolare la prossima, che è la terza presentazione che posso far vedere, che si occupa di servizi. Io ho messo fra parentesi anche disservizi perché forse bisognerebbe fare un punto anche su questo e sono convinto che il relatore lo farà. Quindi diciamo un rapporto tra l'attività agricola, agrozootecnica e diciamo i servizi o disservizi che questa attività eroga o provoca all'ecosistema o all'agroecosistema. Il relatore sarà il professor Maurizio Ramanzin, che non so se oggi si è collegato, che è un ordinario di zootecnia all'Università di Padova. La sua vasta attività di ricerca negli ultimi anni si è incentrata su interazioni tra sistemi agrozootecnici, paesaggio, ha scritto un bel libro
in questo senso sul paesaggio rurale italiano, e la biodiversità. Si occupa inoltre da alcuni anni di gestione della fauna selvatica, sia nelle aree soggette a pianificazione venatoria, sia in aree protette come parchi, collabora con i 3 parchi trentini, con i parchi veneti, e anche di interazioni tra attività antropiche e zootecniche, quindi tra animali gestiti, domestici e selvatici. Tutto ciò utilizzando interessanti metodologie, diciamo, più o meno innovative, come l'analisi di geodatabase con procedure statistiche multivariate, software GIST, radio tracking, anche utilizzo di marcatori genetici molecolari e altro ancora. Ma il professor Ramanzin l'ho invitato e sarà presente anche nella veste di coordinatore della Commissione Allevamento e Servizi Ecosistemici della nostra Associazione Scientifica Nazionale, che è l'Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali, e di questa commissione faccio parte anch'io, e ringrazio il professor Ramanzin per aver accettato l'invito. L'obiettivo dell'intervento è quello di proporre un tema molto attuale, e quindi, diciamo, servizi ecosistemici e relazione con i sistemi agrozootecnici. Ma 3 cose vi dico. La prima è la definizione di servizio ecosistemico, che mi sembra importante. La prima volta, la prima definizione l'ha data un gruppo molto folto di esperti internazionali coinvolti in un progetto che si chiamava Millennium Ecosystem Assessment, comunemente definito MEA. Ecco, il MEA nel 2005 ha dato questa definizione: i servizi ecosistemici comprendono benefici diretti o indiretti che gli ecosistemi forniscono alla popolazione, all'umanità, ai cittadini. E li ha suddivisi inizialmente in 4 categorie: quelli di approvvigionamento, che altro non sono che la produzione che noi siamo abituati ad utilizzare e che deriva dai nostri agroecosistemi, e quindi acqua, energia, alimenti, legname, fibre, risorse, anche principi attivi medicinali e così via. Quindi approvvigionamento. Possiamo dire che un ecosistema molto improntato al servizio di approvvigionamento è l'ecosistema agricolo intensivo che siamo abituati a vedere nella pianura padana. Però un agroecosistema è potenzialmente in grado di erogare altri servizi, che sono servizi di regolazione, e qui di questo stiamo un po' parlando, che comprendono benefici in termini di regolazione di processi, che hanno effetti sul mantenimento di equilibri ecologici, ad esempio il clima, i gas serra, il sequestro del carbonio, il dissesto idrogeologico, la depurazione degli inquinanti, fino all'impollinazione di cui ci occupiamo noi. Tutti lo sappiamo perché ormai perfino le pubblicità in TV, in tutti i canali ci raccontano queste cose, l'importanza dell'impollinazione. Sappiamo che gli insetti, ma anche alcuni uccelli e pipistrelli, garantiscono l'impollinazione, da cui dipendono 87 delle 115 principali colture agricole mondiali, per cui anche l'agricoltura dipende molto dall'impollinazione, oltre a tutte le piante diciamo non di interesse agricolo. Poi ci sono servizi culturali, e qui diciamo è abbastanza scontata la cosa, quindi a parte la ricerca, ma diciamo benefici culturali come il paesaggio, l'ispirazione per l'arte, anche perché no, ricreativi, le attività sportive, l'escursionismo, l'ecoturismo, l'osservazione della flora e della fauna, ma anche spirituali, come dice il MEA, come il senso di appartenenza a un territorio, financo, diciamo, a scivolare, diciamo così, in derive religiose, che vengono percepiti dall'uomo in relazione ai diversi ecosistemi che teniamo in considerazione. Poi, per ultimo, ma molto importanti, sono i servizi di supporto, che includono i vari processi che consentono agli ecosistemi di funzionare, quindi di fornire alle altre 3 categorie di servizi un supporto necessario, ad esempio il ciclo dei nutrienti,
piuttosto che la formazione dei suoli, la fotosintesi, eccetera. Per dire che cosa? Che quando si parla di ecosistemi, ormai, almeno se parliamo dei territori europei, non si può prescindere dalla leva agrozootecnica o dalla presenza dei sistemi agrozootecnici. Però l'agricoltura e l'allevamento hanno creato o potrebbero creare, diciamo così, non solo i presupposti per creare servizi ecosistemici, ma anche sono potenzialmente in grado di creare danni e quindi non mantenere un equilibrio nell'erogazione di tutti questi servizi, ma spingere in modo esagerato verso uno dei servizi, e classicamente il servizio di approvvigionamento, con tutti i guasti che un'agricoltura troppo intensiva diciamo è in grado di produrre, anche se, faccio una parentesi, nel 2050 saremo 10 miliardi e quindi è chiaro che questo trend demografico impone a noi che ci occupiamo di agricoltura, diciamo così, non di pensare agli approcci a basso impatto, al biologico, così come una vera alternativa all'intensivizzazione, ma semmai ad un'opzione per certi territori. Diciamo anzi la ISSA, che è un'associazione che è un'associazione che a sua volta raccoglie le altre associazioni scientifiche in campo agrario, dice che in futuro l'unica opzione possibile sarà l'intensivizzazione sostenibile, quindi diciamo uno sforzo nel ridurre il rapporto tra input e output, anche pensando all'agricoltura intensiva. Per cui insomma con questo quadro dei servizi ecosistemici siamo in grado di fare dei ragionamenti interessanti in questo senso. Solo per dire, ultima cosa, che la classificazione originaria che vi ho proposto del MEA ultimamente è stata rivisitata, rimessa in discussione, prima dal TIB, che è un'associazione di economisti agrari che giustamente sta tentando di dare un valore ai servizi ecosistemici, in modo tale che l'ente pubblico possa individuare i servizi importanti per la collettività, misurarli e pagarli a chi è in grado di erogarli, e quindi anche alla componente agricola. Su questo si basa un po' l'attuale, ma anche tutta la prossima politica agricola comunitaria. Vabbè, poi non vado oltre, faccio solo una. Io devo finire, ricordatemelo, alle 6, vero no? 4, sì. Quindi un po' di tempo ce l'ho. La quarta ok, il quarto intervento riguarda la flora di interesse apistico e il titolo dice tra obiettivi produttivi e servizio di impollinazione. C'è sempre questo, sullo sfondo di tutti questi interventi, c'è sempre la necessità di trovare l'equilibrio tra la sostenibilità economica, tecnico-economica e quella, diciamo così, ambientale e sociale, e non sempre è facilissimo. Il dottor Davide Pasuta si è già presentato, sarà il relatore di questa presentazione. Potrei dargli una parola, ma se sei d'accordo dico io due cose e poi ti ascolteremo volentieri il 22 febbraio. Diciamo, per dire due parole sul suo intervento, il suo intervento si propone di indagare il rapporto tra presenza di api gestite e piante visitate per la raccolta, quindi per la bottinatura, per la raccolta di polline e di nettare. Partendo da analogie, leggo quello che mi ha scritto, ma anche magari un po' azzardate, diciamo così, da analogie con la relazione tra animali come i ruminanti e le piante foraggere, delle quali ci occupiamo molto col dottor Pasuta da anni, si passerà ad approfondire il concetto di flora di interesse apistico
e l'antichissima relazione tra insetti pronubi e piante. Qual è, diciamo, il pensiero? Che essendo le api domestiche sostanzialmente animali allevati, tant'è che l'apicoltura entra di diritto nella zootecnia, i loro siti di alimentazione sono spesso orientati dal gestore, quindi dall'uomo, verso situazioni più produttive. E non sempre, diciamo così, le specie vegetali più interessanti sono autoctone. Che ne so, abbiamo visto la morfa piuttosto che l'eilantro, no? Che sono piante che l'ufficio biodiversità sta cercando di eradicare in quanto piante alloctone, mentre le api mi sembra siano particolarmente gradite. E quindi alcune di queste piante hanno caratteri invasivi che contrastano proprio con gli obiettivi di conservazione degli ambienti naturali che stiamo valutando. Queste considerazioni permettono delle riflessioni sulla convivenza tra obiettivi economici e conservazionistici, tra necessità di produrre e necessità di mantenere la biodiversità, riportando alla luce tematiche spesso eluse, spesso colpevolmente eluse sul rapporto tra agricoltura, allevamento e gestione del patrimonio naturale. In questo progetto non si parla molto poi di pronubi selvatici, ma abbiamo fatto un po' un ravvedimento operoso, abbiamo chiesto al mio collega molto esperto e molto bravo, il professor Pietro Zandi Giacomo, di farci anche un po' un punto su questo, ma lo vediamo fra un attimo. Il dottor Pasut poi parlerà anche di importanza delle api domestiche nello svolgere il servizio di impollinazione nei confronti sia delle colture agricole sia della flora spontanea. I primi risultati anche di questo progetto, che prevede un'attività in campo di cui poi vi darà lo stesso Pasut e anche il mio collega, il professor Mirko Corazzin. Quindi i risultati di questo progetto, dicevo, che mettono in relazione la presenza della flora di interesse apistica con il polline raccolto negli apiari sperimentali, permetteranno proprio di fare qualche considerazione in merito. Ecco, sulle relazioni successive mi soffermerò un po' di meno, avrò modo di presentarle meglio nei prossimi eventi, nei prossimi incontri, però voglio dire comunque qualcosa di ognuno degli interventi per dare un po' il quadro dei contenuti che andremo a sviluppare da qui ad aprile, diciamo, no? Il quinto intervento è un intervento che parla di agricoltura e ambiente in Friuli Venezia Giulia, quindi l'importanza delle aree naturali per il mantenimento della salute delle api. Qua volutamente si parla di salute, non di produzione. I colleghi professor Francesco Nazzi e professor Desiderato Noscia, che sono rispettivamente ordinario e associato di entomologia generale qui applicata presso il nostro Ateneo e il nostro Dipartimento, e anche gestiscono per conto della Regione il laboratorio apistico regionale, sono colleghi di grande spessore scientifico e sicuramente i maggiori esperti di api e apicoltura qui in Regione, e quindi ho chiesto, e li ringrazio moltissimo per il loro contributo, che riguarderà tra l'altro appunto i risultati di una recente ricerca che io ho avuto modo i risultati della quale ho avuto modo di sentire in una tesi di laurea molto interessante in occasione di una commissione di laurea, che ha indagato gli effetti dell'ambiente e della gestione, non solo dell'ambiente, ma anche della gestione dell'apicoltore, delle modalità gestionali con le quali l'apicoltore gestisce le api domestiche, principalmente sulla mortalità, oltre che sulla produttività degli alveari. Quindi si metterà in evidenza in particolare l'importanza comunque delle aree naturali o ad alto valore naturalistico circostanti gli alveari nel mantenimento della salute delle api, che possono, diciamo, fare riferimento a queste piante in momenti dell'anno dove forse c'è un minore interesse da un punto di vista
produzione, ma nel contempo anche il fondamentale ruolo della formazione degli apicoltori in questo senso. Il sesto intervento parlerà di api domestiche, impollinatori selvatici e biodiversità. Qui ho già citato il collega del professor Pietro Zandigiacomo, che lavora sempre nel mio Ateneo, a dire il vero da qualche mese è in quiescenza, ma sempre estremamente attivo, è il primo ad arrivare, l'ultimo ad andare via in realtà, è un mio vicino d'ufficio, che è autore di numerose pubblicazioni scientifiche che riguardano la biologia degli insetti e degli acari di coltura arborea ed erbacee. Si è occupato anche di studi riguardanti strategie di lotta biologica e integrata, in particolare contro i principali fitofagi della vite. Lo abbiamo però coinvolto non per queste importantissime ricerche e pubblicazioni che ha fatto, ma perché è molto esperto in materia di impollinatori selvatici e del ruolo che gli insetti pronubi selvatici hanno sia in ambiti agrari, sia in aree naturali o seminaturali. Le api domestiche selvatiche noi sappiamo che sono responsabili di circa il 70% dell'impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono il 35% della produzione globale di cibo. Ecco, tuttavia sembra a me, che capisco molto di pecore e di ruminanti, ma ammetto, diciamo così, di capirci molto meno di api, studiando, lavorando nell'ambito di questo progetto dove ci sono invece molti esperti di api, mi chiedo, ma è una domanda che poi farò ai relatori di volta in volta, quale può essere l'importanza dell'attività e del ruolo degli insetti pronubi selvatici rispetto ai domestici, e se effettivamente le api domestiche, diciamo così, sono in competizione o viceversa in sinergia con i pronubi selvatici, e dove e quando e in che periodi dell'anno, perché diciamo così, leggendo e studiando mi rimane questo punto di domanda. Quindi ringraziamo di cuore anche il professor Zandigiacomo, che sono convinto ci dirà cose molto interessanti e di aver accettato l'invito. Il settimo appuntamento ci consentirà di descrivere i 2 siti Natura 2000 coinvolti nel progetto, e lo farà la dottoressa Lozak, che è un dottore agronomo libero professionista che è impegnata già dai primi anni 2000 nell'ambito dei sistemi di qualità e di certificazioni, ma parallelamente si è sempre occupata di progetti di studio e di sviluppo in area montana, quindi di sistemi estensivi, con particolare riferimento anche al problema dell'agrobiodiversità allevata, diciamo così, quindi di animali locali, allevati o minacciati da erosione genetica. La dottoressa Lozak vanta anche molte collaborazioni con la nostra università ed è coinvolta direttamente anche in questo progetto. I 2 casi studio sono quello del carso goriziano, e qua c'è la presentazione, una piantina, quello del carso goriziano e triestino e diciamo il sito Natura 2000 Greto del Tagliamento. Si parlerà di contesto agrozootecnico in queste aree e di relative potenzialità, proprio perché, dicevo prima, l'aspetto particolarmente innovativo nel ragionamento sulla biodiversità all'interno delle aree 2000 è quello di comprendere, coinvolgere e diciamo così valutare anche iniziative di tipo socio-economico legate all'attività agrozootecnica, e gli agricoltori e gli allevatori all'interno di queste aree pertanto sono estremamente importanti per il raggiungimento di questi obiettivi. C'è da dire, e lo dirà la dottoressa Lozak, che l'estrema vulnerabilità di queste microeconomie inserite in questi ambienti, che dipendono molto dai pagamenti agroambientali, ma anche dalla valorizzazione dei prodotti che i consumatori e i cittadini
riconoscono, diciamo così. Quindi diciamo così, queste sono attività che dipendono dai cittadini nella doppia veste di contribuenti e quindi di pagamenti agroambientali, ma anche di consumatori e quindi di valorizzazione dei prodotti locali che hanno dei costi di produzione evidentemente molto alti. Ed è chiaro che la vulnerabilità di queste microeconomie induce spesso, sempre più frequentemente, all'abbandono. Abbandono che è importante perché l'abbandono non ci consente più di presidiare i territori, di manutenere i territori, quindi con pesanti ricadute sulla biodiversità. Perché di che se ne dica, la biodiversità di un campo di mais o di un bosco di faggi è più o meno la stessa, cioè zero barrato, perché effettivamente si tratta poi di monocoltura o di monopresenze, e quindi così di questo si discuterà. Ottava, nona e decima sono la prima, una interessantissimo appuntamento, che è quello che darà voce ai due tecnici apistici, esperti apicoltori che ci hanno aiutato con le nostre prove in campo, che sono il dottor De Colle, che è un nostro, diciamo, brillante ex studente, e il signor Silvano Ferfoglia, che è un apicoltore. Il primo fa riferimento al consorzio di Pordenone, il secondo a quello di Gorizia, che, come dicevo, ci hanno supportato, ma li abbiamo invitati perché vorremmo sentire da loro qual è la loro esperienza e quali sono le loro riflessioni sulle opportunità, anche sulla base, cioè sull'opportunità e sugli eventuali problemi che hanno operando all'interno di queste aree Natura 2000, perché sicuramente ci saranno luci e ombre. Inoltre, diciamo così, i nostri amici apicoltori ci proporranno anche, spero, alcune indicazioni pratiche per una razionale conduzione delle famiglie in questa situazione, oltre a parlarci ovviamente di caratteristiche della produzione. Così vorrei chiedere anche a loro quanto importante è il sostegno pubblico a queste attività, che io, torno a dire, se c'è qualche mio studente che sta ascoltando, i miei studenti sanno che io non voglio parlare di contributi, di sostegno, ma voglio che si parli solo di pagamenti agroambientali, perché l'Unione Europea vieta espressamente, perché sarebbe aiuto di Stato, il sostegno all'imprenditore privato. Invece non solo consente, ma anche spinge a pagare ai nostri agricoltori i servizi ecosistemici che sono in grado di fornire la collettività. In questo senso, l'ultima presentazione di cui vi do conto, prima di passare la parola ai colleghi Mirko Corazzin e Davide Pasut, che ci diranno qualcosa sulle nostre prove di campo e su quello che diremo all'11° incontro. Dicevo, ho invitato la direzione centrale delle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, insomma quella che io ancora ricordo come direzione agricoltura, a parlarci di sostegno della regione Friuli Venezia Giulia al settore dell'apicoltura. Ecco, in questo senso abbiamo chiesto alla dottoressa Dovier, Simonetta Dovier, che lavora alla direzione centrale delle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, ma in particolare al servizio ecco, valorizzazione e qualità delle produzioni, ecco, non ce l'avevo in testa. E quindi abbiamo chiesto alla dottoressa Dovier, che lavora in questo servizio e che si occupa di pagamenti o contributi o sostegno, non lo so, ce lo dirà lei, al settore dell'apicoltura. Ecco, sappiamo che la Regione agisce a sostegno di questo settore attraverso interventi diretti e interventi indiretti. Per quanto riguarda gli interventi diretti, sappiamo che la Regione, con fondi regionali, finanzia macchine, attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, l'acquisto di alveari e famiglie di api, piuttosto che le spese sostenute per l'alimentazione di soccorso e così via.
Parallelamente a questi interventi diretti e che sono a favore dei singoli apicoltori, spero appunto a fronte di servizi erogati a tutti noi, ci sono degli interventi indiretti che sostengono le attività dei consorzi degli apicoltori, che noi sappiamo ancora sono su base provinciale, quindi noi abbiamo 4 consorzi, per promuovere la produzione dei prodotti, fornire l'assistenza tecnica e l'adeguata formazione agli apicoltori attraverso appunto i tecnici apistici, svolgere attività a tutela della sanità degli alveari e questa azione sappiamo che è molto importante. E poi, e chiudo, è previsto un sostegno all'attività del laboratorio apistico regionale che è ubicato e ha sede proprio qui a pochi metri dal mio ufficio, che è gestito dai colleghi entomologi dell'Ateneo, in particolare il responsabile, il professor Francesco Nazzi, che si occupa appunto di assistenza tecnica, di aggiornamento e istruzione degli esperti apistici e degli apicoltori per la diffusione di conoscenze scientifiche e per la realizzazione di pubblicazioni contenenti informazioni scientifiche sulle avversità e sui sistemi di lotta alle malattie delle api, e in parte appunto questa attività è finanziata con una legge regionale di cui ci dirà la dottoressa Dovier. Ultimo, ma non per importanza, intervento è previsto per il 26 di aprile, sempre alla stessa ora, che coinvolgerà me, ma in particolare il collega professor Corazzini, poi anche i professionisti che ci hanno aiutato a sviluppare la parte in campo, quindi il dottor Pasut e la dottoressa Losdak, i 2 apicoltori che ci hanno sostenuto con la loro capacità tecnica e ci hanno aiutato a monitorare alcune delle variabili che ci interessavano, oltre al dottor Santaliana che avete già sentito, che vi ha anticipato, vi ha raccontato quali sono poi anche gli obiettivi del polo tecnologico di Pordenone in termini di messa a punto di un'applicazione che dovrebbe poi essere così a supporto della gestione degli apicoltori. Con questo chiudo, scusandomi di aver sforato qualche minuto, e darei la parola, la presentazione posso scorrerla io se mi date l'indicazione. Passerei la parola al professor Corazzin che vi spiega un po' come abbiamo organizzato una prova, le 2 prove di campo nei 2 siti Natura 2000, e poi al dottor Pasut che ci racconta come abbiamo monitorato poi la presenza delle piante di interesse apistico e delle piante di interesse prato pascolivo. Grazie a tutti dell'attenzione, poi mi unirò ai saluti alla fine e passo la parola al professor Pasut. Scusate, al professor Corazzini, prego. Sì, buonasera a tutti. Come diceva il professor Bovolenta, io in realtà sarò estremamente breve, in quanto vi darò solo alcuni elementi per quanto riguarda la prova sperimentale che è stata fatta, perché i dati di questa prova sono in fase di elaborazione e, come diceva il professor Bovolenta, i risultati vi verranno forniti in maniera dettagliata con tutti i commenti e anche le implicazioni conseguenti nell'ultimo incontro che ci sarà il 26 di aprile. Tuttavia, quali erano gli obiettivi di questa prova sperimentale? In realtà erano sostanzialmente 2. Il primo obiettivo era quello di contribuire a chiarire la relazione tra la composizione del polline e la composizione floristica, cioè sostanzialmente volevamo cercare di capire meglio e approfondire qual era la relazione tra la pianta e la sua importanza per le api. Questa cosa è stata fatta sia in aree caratterizzate da agricoltura di tipo prettamente estensivo, quindi le aree Natura 2000, sia anche in aree dove invece insisteva un'agricoltura più di tipo intensivo.
Il secondo obiettivo invece, anzi parallelamente possiamo dire, era quello di contribuire a chiarire il ruolo dei prati di pascoli per le api e capire se questo ruolo di prati di pascoli si possa modificare durante la stagione vegetativa. Quindi da questo punto di vista abbiamo cercato di andare un po' oltre, no? Quello che è il ruolo legato alla produzione di prati pascoli, legate alla biodiversità che hanno i prati pascoli o perché no anche al sequestro di carbonio. E abbiamo cercato un po' di vedere questo aspetto forse un po' più innovativo, quindi l'importanza rispetto invece all'attività delle api. Per fare questo abbiamo considerato due aree della regione, il tagliamento, come vedete nella cartina, e un'area del Carso. Abbiamo considerato in totale 8 apiari, 6 nell'area dell'area del tagliamento e 2 in area carsica. Ognuno di questi apiari aveva 10 arnie e di queste 4 erano dotate di trappole polliniche. Se possiamo cambiare slide. Ecco quindi che se vogliamo un po' andare un po' meglio a vedere all'interno, no, di queste aree, bene, dal punto di vista del tagliamento, 3 apiari, come vedete nella foto a sinistra, erano stati inseriti nell'area Natura 2000 denominata Greto del Tagliamento. In quest'area era caratterizzata la presenza di agricoltura di tipo estensivo e c'era una forte e importante presenza di quelli che sono i prati permanenti. Altri 3 apiari sono stati invece posizionati sempre nell'area del tagliamento, vedete non molto distanti da questi altri 3, ma fuori dall'area Natura 2000, quindi nella parte di destra della foto, dove invece insisteva un'agricoltura molto più intensiva. Dall'altro lato abbiamo considerato poi area carsica, anche qui in questo caso un apiario era all'interno dell'area Natura 2000 denominata Carso, Goriziano e Triestino, che vedete in basso. Qui l'agricoltura era di tipo anche qui estensivo, c'era anche tra l'altro anche un pascolo qui, sempre gestito in modo estensivo. L'altro apiario invece è stato posizionato fuori dall'area Natura 2000, in questo caso era un'area dove c'era l'agricoltura di tipo semi-intensivo, era sostanzialmente un vigneto. Vicino a questi apiari e in queste aree sono stati fatti diversi campionamenti e diverse analisi che adesso qui elenco brevemente e poi il dottor Pasut vi dirà qualcosa in più. E in particolare durante la stagione vegetativa che andava da aprile a settembre sono stati fatti 5 periodi di campionamento e sono stati valutati diversi elementi. È stato innanzitutto valutato la presenza in queste aree di piante ad interesse apistico e ovviamente è stata registrata la fioritura entro 1,5 chilometri dall'apiario, quindi per considerare quelle che potessero essere effettivamente interessate dall'attività delle api, e poi è stata fatta una valutazione della composizione floristica dei prati. Dall'altro lato è stata fatta anche una raccolta e successiva analisi di campioni di polline, e qui vedete il numero di campioni che è stato fatto era circa 160, ovviamente sono stati coinvolti gli alveari che avevano le trappe polliniche, e poi è stata fatta anche una valutazione della forza della colonia attraverso l'utilizzo del metodo dei sesti. Infine poi ovviamente sono stati registrati tutti i dati climatici che potevano esserci utili perché potevano influenzare quella che è l'attività delle api. Quindi detto questo passerei la parola al dottor Pasut che vi un po' approfondisce quello che è stato fatto dal punto di vista metodologico. Eccomi qua. Allora, andando un po' più nel dettaglio per la parte, diciamo così, floristica e vegetazionale, era necessario capire quali erano gli ambienti in cui erano posizionati gli apiari sperimentali. L'immagine propone il caso del tagliamento, c'è stata un'area di indagine di 1500 metri di raggio attorno ad ogni apiario, che sono le stelline che vedete,
Per ognuna di queste è stata fatta innanzitutto un'analisi un po' più approfondita del classico uso del suolo. Siamo passati a una carta degli habitat utilizzando la classificazione Corin Biotops. La Regione Friuli mette già a disposizione una base di questa carta per tutto il territorio regionale, che è stata aggiornata al 2019. Noi siamo partiti da questa base, l'abbiamo verificata in campo all'interno di queste aree, quindi sia nel caso del tagliamento sia nel caso del Carso, e questo ci dà l'idea attorno a questa raggio di azione intorno agli apiari di quali sono i tipi di ambienti, quindi un uso del suolo più approfondito che tiene conto anche delle particolarità degli ambienti magredili, per esempio, o delle tipologie degli ambienti più intensivi. Nell'immagine successiva c'è un particolare di una delle operazioni che abbiamo fatto, ed è stata una di quelle più impegnative, perché sostanzialmente abbiamo scelto di passare in ognuna di queste aree, quindi in queste aree che sono circa 700 ettari per ogni apiario, di andare il più possibile avanti e indietro a cercare le fioriture di interesse apistico. Come abbiamo fatto a trovarlo e quando siamo andati? Siamo andati nel momento in cui erano in fiore le principali specie di interesse mellifero, e questo varia a seconda del caso del carso e del caso del tagliamento. Quindi, per citarne un po' tutte, il caso della morfa, dell'eilanto, del tiglio, della marasca, nel caso del carso, tenendo conto che non abbiamo avuto molta fortuna con l'andamento climatico. Il 2021 è stato più un anno in cui abbiamo dato da mangiare alle api che abbiamo recuperato miele per la difficoltà della stagione primaverile, e quindi questo ci consiglia ancora una volta di ripetere queste operazioni nella stagione 2022 per avere dei dati più affidabili. In questi momenti, dicevo, siamo andati a verificare quali sono le principali specie di interesse apistico, avendo come base le informazioni bibliografiche che abbiamo raccolto e mediato in un database utilizzando le pubblicazioni di riferimento sia nazionali che regionali che trattano questo tema delle specie, dell'interesse apistico cosiddetto, quindi generale per la produzione di polline, per la produzione di nettare e in alcuni casi anche per la melata. Quindi questa operazione è stata fatta 5 volte nel tagliamento e 3 volte nel carso, recuperando quindi il dato della presenza e la posizione. Sono stati raccolti tutti i dati geolocalizzati, per cui c'è la posizione della pianta, indicativa nel caso in cui i popolamenti siano più impegnativi, come ad esempio il caso del mais, per capirci, lo stadio fenologico, che mi dice sostanzialmente a che livello di fioritura siamo all'inizio, in piena fioritura oppure già verso la fase di fruttificazione, e l'intensità, in qualche modo espressa come la percentuale di fiori della pianta che in quel momento sono nello stadio che viene registrato. E questo ha permesso di creare in qualche modo la base di dati che possiamo, per utilizzare un parallelismo, foraggeri, cioè di interesse per le api, per poi andare a vedere quanto poi questi animali hanno incamerato e portato negli apiari. L'immagine successiva mostra un'altra operazione parallela. Siccome uno dei temi che viene affrontato è quello dei prati stabili, e noi abbiamo la fortuna in regione di avere queste estese formazioni magredili, quindi questi prati magri, poveri di nutrienti, di cui il tagliamento è una delle aree in cui sono presenti, e quindi siamo andati ad aumentare il dettaglio di questo rapporto tra specie di interesse apistico e api in questa situazione. Questo l'abbiamo fatto realizzando 30 rilievi fitosociologici all'interno dei prati stabili, dei 6, diciamo così, cerchi che avete visto prima dell'area del tagliamento. Questo rilievo è stato in qualche modo raffinato, quindi oltre a elencare le specie presenti e a stimare la loro abbondanza, abbiamo anche aggiunto lo stadio fenologico delle diverse specie, in modo da sapere quali di queste erano in piena fioritura, e quindi poi andare a verificare con il polline se c'è, quanto in qualche modo è forte questa relazione tra polline e nettare fornito dai prati stabili e dall'altra parte polline e nettare raccolto dalle api negli apiari presenti.
L'immagine successiva va un po' a raccontare che cosa ci aspettiamo. Siamo nella fase di elaborazione dei dati, e quindi vorremmo, come già anticipato, poi portarvi ad aprile i primi risultati per la stagione 2021. E che cosa andiamo a cercare? Sono proprio queste relazioni tra l'uso del suolo e le specie di interesse apistico, e verificare quanto queste specie di interesse apistico lo sono effettivamente, quindi sostanzialmente il confronto tra i dati bibliografici e quello che noi abbiamo trovato, e non da ultimo l'importanza che hanno i prati stabili per le api, cioè sono importanti, sono indifferenti o anzi ci sono fenomeni di concorrenza tra api domestiche e pronobi selvatici nell'utilizzo di queste risorse, perché è ovviamente un tema molto importante che si allinea in questa diciamo così, tematica più ampia che dicevamo prima, di trovare questa relazione, questo compromesso tra la sostenibilità economica ed ecologica di questo tipo di attività. Nell'immagine successiva ho portato un esempio dell'altra faccia della medaglia, quindi quello che vi dicevo prima era l'analisi di che cosa la pianta offre, e poi andiamo a vedere che cosa l'animale ha scelto. Ovviamente stiamo parlando di animali molto piccoli, molto numerosi, che non sono erbivori in senso stretto, ma vanno a scegliere delle particolari sostanze all'interno dei fiori, quindi il momento in cui viene fatta l'analisi da una parte e le condizioni climatiche e la numerosità di questi animali comporta, diciamo così, un parallelismo non proprio facile con quello che siamo abituati a fare tra ruminanti e foraggio, e questo è un esempio di che cosa ci porta all'analisi pollinica. Insomma, da queste trappole che vengono messe nella stessa settimana in cui vengono fatti i rilievi, quindi vengono fatti i rilievi sulle fioriture, nella stessa settimana sono stati fatti questi analisi polliniche. Questi sono dei risultati che ci dicono la percentuale e il tipo di granolo pollinico. In alcuni casi riusciamo ad arrivare alla specie, in altri al genere, in altri alla famiglia, perché il parallelismo non è così facile, nel senso che distinguere i pollini vuol dire seguire un percorso più filogenetico che sistematico, cioè più che richiama l'origine naturale delle specie, non tanto la classificazione che ha fatto l'uomo, quindi non è sempre facile definire il massimo, però siamo riusciti, cioè, diciamo, le tecniche sono molto avanzate, quindi riescono a dare un contributo molto interessante in questo senso. Nell'immagine successiva, con cui concludo, vado un attimo a spiegare le elaborazioni che stiamo facendo e quindi di conseguenza anche cosa possiamo portare a casa. E questo è un esempio del confronto che vi accennavo prima. Questi sono i dati nelle prime 3 colonne, l'interesse apistico da bibliografia, quindi se è limitato, occasionale, è molto importante, ottimo, buono, quella specie per le api. Nel caso del polline, nel caso del nettare, la scala va da 0 a 3. Le righe, le parole in nero sono i dati riguardanti il polline raccolto, quelli in rosso riguardanti le fioriture osservate. E quindi noi andiamo a vedere sostanzialmente questi 3 aspetti: quanto l'interesse apistico della bibliografia combacia nel nostro caso di studio, e la relazione tra fiori disponibili e effettivamente polline raccolto da parte delle api. In questo senso, ripeto, la stagione 2021 non è stata molto indicativa, e quindi nella seconda cercheremo di compensare questa, sperando che tutto vada bene, insomma, che non ci siano le stesse condizioni dell'anno scorso, e mediare un'annata, speriamo, più favorevole. Grazie. Ecco, scusate, non riuscivo ad attivare. Chiedo anche a Diego di palesarsi. Se ci sei, eccoti. Eccomi. O Antonella. Eccomi, Diego si è palesato. Ecco, così io vi Buonasera a ritorno la tutti. parola. Aspetta nel senso che cambio che la vista in maniera che magari vedo. siamo andati un po' lunghi e quindi chiederei a chi ci ha avuto la pazienza di ascoltarci fino ad ora se ha qualche
domanda o richiesta di integrazioni, dico però, e forse Antonella potresti prendere tu la parola, che chiunque può chiedere informazioni a te, giusto? Certamente. Allora, innanzitutto la prima informazione di servizio, se qualcuno che non l'avesse ancora fatto avesse bisogno del riconoscimento dei crediti per l'ordine degli agronomi dei forestali, lo scriva nella chat, così abbiamo il riferimento. E mi scuso per coloro i quali hanno ricevuto da me il link un po' all'ultimo momento, che sono tutti comparsi con il mio nome, però diciamo se sono le persone che hanno bisogno dei crediti non c'è problema, perché comunque in qualche maniera risaliamo. E se aveste bisogno comunque di informazioni ulteriori sul progetto, dovreste avere la mia mail in calce alla locandina, e quindi dovreste, diciamo, riuscire a contattarci. E per il resto direi che io approfitterei di vedere se c'è qualcuno che ha qualche domanda da fare, approfittando dei relatori che sono ancora presenti. Senti, posso fare io una domanda? Questi interventi sono registrati? Non ti sentiamo, Antonella. Libera il microfono. Allora, gli interventi... Perché sì, gli interventi sono registrati. Allora, oggi non so quanti eravamo, però ho parecchi studenti. Allora, oggi siamo quasi una quarantina, diciamo, tolti noi una 35 persone. Però, ecco, siccome io ho in testa numeri un po' più elevati, qualcuno ha avuto difficoltà a connettersi, qualcun altro non poteva oggi, ma visto che questa è stata un po' una presentazione dei 10 interventi successivi, che saranno sicuramente più interessanti così, però potrebbe essere per qualcuno importante risentire. Questa registrazione sarà disponibile? Sì, noi l'abbiamo registrata e adesso la mettete scarichiamo disponibile nel e sito, possiamo renderla disponibile. per cui chiunque di noi voglia coinvolgere terzi oppure persone che oggi non sono riuscite ad essere presenti, possiamo fare riferimento ad una registrazione che c'è nel sito e possono rivedersi la prima, no? Ed Esatto. è importante, così c'è una presentazione, perché oggi abbiamo dato, spero, anche se proprio non, un po' il senso della sequenza logica degli argomenti e anche un po' dove vogliamo andare a parare, per cui sarebbe importante appunto poter. Quindi grazie di questo, e quindi passerò l'informazione a chi non c'era oggi. Ok, allora io nel frattempo non vedo nella chat domande. E quindi direi che forse possiamo salutarci, chiudere, ringraziare sicuramente tutti i presenti, tutti quelli che hanno partecipato, assistito a questo primo evento. Speriamo logicamente di rivederli nelle prossime volte, e vi raccomandiamo di diffondere anche di pubblicizzare i prossimi appuntamenti a chi non fosse stato raggiunto da questo primo giro di mail. Ringrazio i relatori e vi saluto alla prossima volta. Vogliamo... Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie.